Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il Foxeer Wildfire, modulo a 5.8 GHz per occhiali con sistema analogico. Se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. All'interno della scatolina troviamo solo il modulo che è comunque ben protetto dalla gomma a piuma, quindi almeno siamo sicuri che durante il trasporto non si rompe. Il Wildfire è presente in due diversi colori, nero o verde fluo, io ho scelto quest'ultimo. Nella parte superiore abbiamo il display con un piccolo joystick a 4 direzioni che può essere anche premuto per confermare. Sul lato c'è una piccola ventolina che aiuta a tenere bassa la temperatura del modulo. Qui notiamo una porta USB che serve per aggiornare il firmware, se vi serve ho già fatto un tutorial dove spiego come fare, trovate il video in descrizione. Come possiamo vedere ci sono due riceventi, questo conferma che il Wildfire dispone di un sistema True Diversity, infatti a schermo vedremo il video trasmesso dal modulo che in quel momento ha la ricezione migliore. Per usare al meglio il sistema Diversity colleghiamo un'antenna di tipo patch e una di tipo omnidirezionale. In questo modo quando il modello sarà di fronte a noi sfrutteremo l'ampio raggio che offre l'antenna patch, mentre se ci dirigiamo al lato o alle nostre spalle interverrà l'antenna omni. A proposito di antenne, i connettori del modulo sono di tipo SMA. Sistema il Wildfire sui miei HDO così vediamo le impostazioni che offre il modulo. Mandando il joystick in alto o in basso scorriamo tra i canali, mentre se lo mandiamo a destra o a sinistra scegliamo le bande. Tenendo a lungo il joystick verso destra il canale evidenziato verrà aggiunto ai preferiti. Infatti come notiamo qui c'è questo piccolo cuore al lato. Per rimuovere una frequenza dai preferiti basterà nuovamente tenere premuta a destra fino a quando il cuore non scompare. Premendo a lungo il joystick entriamo nel menu sistema. Scegliendo Channel, che è l'impostazione di default, possiamo selezionare la frequenza tra tutte quelle disponibili e infatti qui c'è scritto Channel. Scegliendo preferiti invece possiamo visualizzare solo le frequenze che abbiamo aggiunto ai preferiti. Finder serve per trovare il modello dopo un crash, utilizziamo un'antenna patch con il modulo inferiore e ruotiamo il visore fino a trovare il punto nel quale è caduto il drone. BandScan fa una ricerca per trovare la frequenza con il segnale più forte, come sempre vi sconsiglio di farlo per il vostro drone principale perché rischiate di trovare una frequenza vicina ma non esatta, quindi è sempre meglio impostare manualmente banda e canale. Se invece dovete fare da spettatore a qualche vostro amico potete fare anche la scansione automatica che va bene lo stesso. Vediamo le opzioni che ci mette a disposizione il menu Settings. Switching è il parametro che regola l'alternarsi dei moduli, questo deve essere lasciato in fast per funzionare al meglio, salvo rari casi dove potreste avere problemi di visualizzazione lasciatelo in questo modo. OSD dà la possibilità di accendere o spegnere l'OSD del Wildfire. Praticamente tutte le opzioni che vediamo sul display vengono riportate anche sugli schermi degli occhiali, grazie a questo potete configurare il modulo senza dover togliere gli occhiali dal volto. In alcuni casi questa funzionalità può risultare comoda, ma anche se non la usate potete lasciarla sempre attiva. Show RSSI serve per mostrare l'RSSI della VTX, possiamo scegliere dove posizionarlo o lasciarlo spento. Al Bands ci dà la possibilità di scegliere oltre le classiche A, B, E, F ed R anche le bande L ed H. Fan ci dà la possibilità di accendere o spegnere la ventola. Ora che abbiamo visto tutte le impostazioni non ci rimane che uscire per fare un test su come si comporta il Wildfire. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che i punti di forza del modulo sono prima di tutto il software, che ho trovato molto semplice da usare e funzionale. Le opzioni sono solo quelle necessarie ma non manca nulla, preferiti, BandScan, Model Finder, c'è tutto e abbiamo subito accesso a tutto quello che ci serve. Buona la possibilità di avere l'RSSI della VTX a schermo e l'OSD del modulo. Per quanto riguarda la ventolina, all'esterno non si sente più di tanto e c'è da dire comunque che se volete potete disattivarla. Diciamo che se siete all'ombra e la temperatura esterna non è troppo alta, allora si può anche spegnere, se invece siete sotto il sole d'estate, allora sarebbe meglio tenerla accesa. Per quanto riguarda l'algoritmo di ricezione, il modulo fa decisamente bene il suo dovere, portando un segnale pulito e senza troppe interferenze.
Le difficoltà maggiori, come comprensibile, si hanno dopo vari muri di cemento, ma questo più che altro è un limite della banda 5.8 GHz. In conclusione, se cercate un modulo con le caratteristiche che abbiamo visto, allora il Willfire è sicuramente una scelta da tenere in considerazione. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione del Foxeer Willfire. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.